memoria condivisa, fruizione senza barriere del patrimonio archivistico. Esploriamo i fondi dell'Archivio di Stato di Ancona. Iniziamo a conoscere i documenti che sono conservati nell'Archivio di Stato di Ancona. Sarà un viaggio affascinante che ci permetterà di entrare nella storia del nostro territorio a partire dal capoluogo delle Marche, Ancona. Una città il cui porto era il centro di ricchi scambi commerciali, ma anche culturali, visto che Ancona ospitava con spirito cosmopolita varie comunità di mercanti stranieri. Nell'istituto è conservato l'archivio storico del comune di Ancona, con atti dal XIV al XX secolo. L'inventario analitico della parte più antica di questa documentazione, frutto di complessi lavori curati dall'Archivio di Stato, permette oggi di orientarsi facilmente nelle ricerche. L'archivio storico del comune di Ancona ci è stato affidato nel 1971 dall'amministrazione civica. Esso è composto da oltre 6.000 faldoni, al cui interno sono conservate filze, cioè carte legate in filo, registri, volumi e tante pergamene. Si tratta di documentazione che va dagli inizi del XIV secolo sino alla metà del XX secolo. Questo archivio rappresenta un patrimonio unico, perché descrive e documenta la storia della città di Ancona, della sua potenza economica e dei rapporti che ebbe con tante realtà statali italiane ed estere, specie verso Oriente. Non per niente Ancona viene detta la porta verso Oriente dello Stato Pontificio. L'arco cronologico di questa documentazione va dagli inizi del XIV secolo sino alla metà del XX. Esso rappresenta quindi un ampio arco cronologico e tutte le varie fasi storico-istituzionali vissute dalla città, dal periodo del libero comune alla diretta soggezione a Roma, circa la metà del Cinquecento, dal governo napoleonico al periodo della Restaurazione, quindi all'Unità d'Italia, sino ad arrivare nei primi anni del dopoguerra alla Repubblica. L'archivio storico del comune di Ancona al suo interno è composto da varie partizioni, tutte separatamente inventariate e descritte. Parlo ad esempio del fondo del Teatro delle Muse, così come degli archivi aggregati al Fondo Comunale di Antico Regime. Ecco, proprio questo fondo, che va dal 1308, dall'atto più antico, sino al 1797, è stato dotato recentemente, dopo una campagna di lavori molto lunga di schedatura, di un inventario analitico. Inventario che è oggi disponibile sia in formato cartaceo, perché è stato pubblicato, sia in formato elettronico. In esso sono descritti in maniera, ripeto, molto analitica, le 4.433 unità documentarie inventariate. Lo strumento quindi aiuta e assiste gli studiosi e i ricercatori nelle loro ricerche. Scopriamo insieme alcune meraviglie dell'Archivio Comunale di Ancona. Entriamo nel cuore dell'Archivio di Stato del Comune di Ancona, nella sala di conservazione di preziosi documenti del Comune dorico. Tra questi, la crisobolla del 1308. Ecco alcuni esempi di documenti dell'Archivio storico del Comune di Ancona. Questo che vediamo è il più antico statuto del Comune, è un registro in pergamena con piatti in legno ricoperti in cuoio con borchie per la migliore conservazione possibile del documento. È stato redatto dal notaio Ser Silvestro da Collestatte nel 1394. Altre documentazioni, sempre in pergamena e che recano delle miniature a piena pagina con foglia d'oro, per esempio qui vediamo un memento mori e una crocifissione con tutti i santi protettori di Ancona, quattrocentesca. Sono registri che riguardano sempre gli statuti, cioè la suprema legge, una sorta di carta costituzionale del comune medievale. Questo invece è un registro, anch'esso in pergamena,
con una coperta picta recante le armi, cioè le insegne del redattore di questi atti, che sono sentenze giudiziarie, penali, criminali, come si diceva una volta. È di metà 400. Questo invece è un grande registro dei consigli del comune di Ancona, è di fine 600, è in carta bombacina, cioè in carta prodotta con gli stracci, ha una coperta in cuoio con un rinforzo e una bandella e reca praticamente le verbalizzazioni dell'assemblea cittadina principale, quella capeggiata dagli anziani e dai regolatori di Ancona. Una particolarità del pezzo è che, oltre a un registro staccato contenente le rubriche attraverso le quali ricercare i documenti interni, reca anche uno stemma di Ancona acquerellato. E in ultimo, come esempio, negli archivi ci sono anche molte carte sciolte, come questo mazzo di lettere scritte dai superiori agli anziani e ai regolatori di Ancona, cioè alla magistratura politica più importante della città. Vediamo adesso uno dei documenti più antichi e più importanti dell'archivio del comune di Ancona, cioè la Crisobolla del 1308. La Crisobolla di Andronico Angelo Comneno Paleologo è un documento in pergamena di centimetri 115 x 34, scritto in inchiostro nero con la sottoscrizione dell'imperatore in inchiostro porpora, colore simbolo del potere. Essa è parte dell'archivio storico del comune di Ancona e deve il suo nome al fatto che in origine pendeva dal documento un sigillo d'oro, una bolla, che nel tempo è sparita. È datata 1308 ed è uno dei documenti più antichi conservati dall'Archivio di Stato di Ancona ed è una delle prime rappresentazioni di patti commerciali che la città dorica ha stretto con potenze straniere. Il documento è un privilegio emesso dal Basileus bizantino Andronico Angelo Comneno Paleologo in favore della comunità dei mercanti di Ancona e prevede che essi possano avere delle tariffe agevolate allo sbarco al porto di Costantinopoli purché si presentino con la loro reale provenienza, perciò dal porto di Ancona, e non come mercanti veneziani o genovesi. Questa specifica che l'imperatore è costretto ad inserire in questo privilegio ci fa pensare che fosse pratica comune per i mercanti anconitani presentarsi al porto di Costantinopoli utilizzando qualche piccolo trucco per poter avere le stesse tariffe agevolate già concesse ai mercanti genovesi e veneziani. Uno tra i fondi più studiati dell'Archivio di Stato di Ancona è quello dell'ex ospedale neuropsichiatrico della provincia di Ancona, attivo dal 1901 al 1978, anno in cui, a seguito dell'emanazione della legge numero 180 del 1978, legge Basaglia, si sanciva la chiusura degli ospedali psichiatrici in Italia. L'ospedale neuropsichiatrico era una struttura nuova ed avanguardia, senza cinta muraria e con un sistema di padiglioni simmetrici collegati da portici aperti per distinguere e separare i pazienti a seconda della gravità della malattia. La sua modernità e rilevanza scientifica, grazie alla guida affidata ad eminenti psichiatri, venne riconosciuta dal Ministero della Sanità nel 1928. Il manicomio di Ancona doveva essere preso a modello dalle altre strutture italiane per le sue importanti iniziative di igiene e profilassi delle malattie mentali. Il nuovo manicomio, inaugurato nel 1901 al piano San Lazzaro, prese il posto di altre strutture assistenziali dedicate alla malattia mentale che erano presenti ad Ancona fin dalla metà del Settecento, come la cosiddetta Casa dei Mentecatti. Il nuovo manicomio innovò l'approccio medico in questo settore, nel settore della cura della malattia mentale,
E particolarmente degno di nota è la direzione di Gustavo Modena, che diresse il manicomio provinciale dal 1913 al 1939 e che era uno degli psichiatri più in vista d'Europa e che fu coadiuvato da sua moglie Giulia Bonarelli, una delle prime donne in Italia a laurearsi in medicina. La storia del manicomio fu segnata dalla Seconda Guerra Mondiale. Infatti, l'8 dicembre del 1943 un bombardamento degli alleati colpì in pieno il manicomio, causando la distruzione di vari edifici e anche la morte di numerosi pazienti, infermieri e anche di 3 medici. Con la legge Basaglia l'ospedale fu convertito in centro abilitativo assistenziale, il CRAS, che fu operativo fino al 1999. L'archivio dell'ente fu depositato all'Archivio di Stato nel 2010 e la maggior parte della documentazione è costituita dalle cartelle cliniche dei ricoverati nei vari reparti, nel reparto chiuso, nel reparto aperto e nel reparto neurologico. L'archivio dell'ex ospedale neuropsichiatrico della provincia di Ancona rivela storie di uomini e donne ricoverati a causa di malattie quali stati depressivi gravi, demenza, senilità precoce, alcolismo, epilessia, psicosi. La lettura delle cartelle cliniche riporta alla luce vicende personali particolarmente toccanti. La legge Basaglia ridefinì la concezione di malattia mentale, ponendo la persona al centro della cura. Prima dell'avvento di questa legge, invece, finivano in manicomio le persone alienate, pericolose a sé o agli altri o di pubblico scandalo. Così recitava una legge dei primi anni del Novecento. Per far scattare il ricovero in manicomio era sufficiente la denuncia del sindaco o di un capofamiglia. In particolare finivano in manicomio molte donne che non si uniformavano alla morale dell'epoca e molto spesso il giudizio morale si intrecciava a quello politico, specialmente negli anni del fascismo, quando il ricovero in manicomio diventò quasi uno strumento di repressione politica. Tra le cartelle cliniche conservate nell'archivio del manicomio di Ancona c'è quella di una donna che finì prima davanti al Tribunale per la difesa dello Stato e poi in manicomio per molti anni, anche dopo la caduta del fascismo, solamente per aver detto nella pubblica piazza gli piasse un colpo a Mussolini. Di grande interesse sono inoltre le cartelle cliniche relative al periodo della Prima Guerra Mondiale. Infatti, dallo studio di questi documenti emerge come in quegli anni la maggior parte degli uomini ricoverati nel manicomio provinciale fossero militari. Tra il 1917 e il 1920 passano per il manicomio di Ancona circa 600 soldati, profondamente colpiti dalla vita di trincea e quindi molto provati sia nel corpo che nella mente. Questi soldati erano affetti da quella che oggi chiameremmo sindrome post-traumatica da stress. La maggior parte di questi soldati veniva poi rispedita in trincea oppure molti di loro erano incarcerati nelle prigioni militari perché accusati di essere dei simulatori. Le voci sono di Carlo Giacomini, direttore, Silvia Caporaletti, archivista e vice direttrice dell'Archivio di Stato di Ancona, e Pamela Galeazzi, archivista, che hanno raccontato l'Archivio di Stato, la sua storia, il suo patrimonio e la sua funzione. Il video si apre con il logo del Ministero della Cultura, il logo dell'Archivio di Stato di Ancona e il logo del Museo Tattile Statale Omero, uno zoom geografico su Ancona e la Mole Vanvitelliana. Si susseguono immagini dell'archivio e immagini di alcuni manufatti presenti all'interno. La memoria condivisa, fruizione senza barriere del patrimonio archivistico, è un progetto promosso dal Ministero della Cultura, l'Archivio di Stato di Ancona, con la collaborazione del Museo Tattile Statale Omero.